Un episodio negativo che riguarda la Gentra è sicuramente il mio primo business plan. Sì, assumemmo anche un'analista specializzata, facemmo ricerche di mercato molto costose, ricerche di anteriorità sulla vendita dei prodotti e era ambiziosa, assumemmo una rete vendita su tutto il territorio nazionale per i 5 test del DNA che avevamo a disposizione. Formammo 23 uomini, donne, specialisti di prodotto con grandissimo entusiasmo e passione. Mi ricordo l'ultimo viaggio fu in Sicilia e sull'aereo facemmo uno schizzo di quanto ognuno di loro poteva, io e la mia fedelissima socia Silvia, un'analisi di quanto ognuno di questi nostri agenti avrebbe potuto vendere secondo l'incidenza di penetrazione del mercato che l'analista aveva effettivamente studiato e valutato, e veramente con rilassatezza tornammo a Firenze e facemmo il nostro primo ordine per la produzione dei kit che dovevano arrivare in farmacia, un ordine ovviamente all'altezza delle statistiche. E a tutt'oggi qualsiasi successo io piccolo o grande possa avere durante le mie giornate, entro in una stanza che a tutt'oggi è chiamata magazzino della Gentras, che è ancora invasa da tutte le scatolette che ho fatto produrre e che non ho mai venduto, per cui adesso a chi mi chiede un business plan io gli invio una pagina della copertina di Astra, perché in una startup, a mio avviso, è assolutamente molto complicato poter fare soprattutto in un prodotto che ancora non esiste, poter fare dei business plan che abbiano un senso. Gli eventi positivi ci sono stati in Gentras, altrimenti non saremmo una startup nata nel 2010, ma che comunque oggi sta parlando a questa intervista. L'evento positivo è stato, non essendo nessuno, essendo un imprenditore di prima generazione in un settore inesistente, comunque venire a contatto con realtà italiane, perché io mi sono sempre riferita a realtà italiane strutturate nel nostro territorio, che avevano una storia e che erano molto più strutturate rispetto a noi, che hanno creduto, nonostante le nostre piccole dimensioni e la nostra poca conoscenza del nostro brand nel mercato, che hanno creduto nella nostra idea e l'hanno abbracciata e ci hanno aiutata a farla diventare prima prodotto e poi commercializzazione del prodotto. Perché per le start-up è molto semplice inventarsi prodotti, molto più difficile farli uscire dal cassetto dell'azienda. E per questo noi abbiamo strategicamente deciso di rivolgere i nostri idee, che poi diventano progetti, ad aziende che siano in grado di poterli dare lo sviluppo commerciale che a nostro avviso meriterebbero.